Ciao a tutti, io sono Max e benvenuti nel mio canale, il Pizzalingo. Oggi vi farò vedere le nuove piastre che mi sono arrivate della Fiesoli Arte. Ragazzi, l'imballo è una roba mostruosa, cioè veramente se lo buttavano giù da un dirupo si rompeva il dirupo, ma le pietre rimanevano perfette. Insieme vi arriva anche un corredo di mini istruzioni perché è facilissimo. In pratica dice che non c'è bisogno di fare il rodaggio alla pietra in terracotta e in caso si sporchi, come facciamo tutti, abbiamo sempre fatto con le nostre pietre, chi non lo sapesse, si fa la pirolisi, che dopo i 450 gradi inizia il processo di polverizzazione dello sporco, dei condimenti che ci sono caduti sopra il piano cottura. Scusate il layout che sembra un po' un venditore di pentole, ma sì, ora vi spiegherò anche il perché. Detto questo, a noi non ci interessa. Allora, partiamo subito. Fiesoli cosa ha fatto? Ha marchiato tutte le sue piastre, tutte, non esce una dalla fabbrica senza marchio. Fiesoli, Arte, Prato, Italy, e c'è anche un segno più. La particolarità di queste pietre, ragazzi, è che usano una ricetta, nel senso, come noi con le pizze, no? La pietra è sempre uguale, anche che la comprate fa 3 anni, la ricetta sarà uguale, quindi le prestazioni saranno identiche. È caratterizzata da 6 tipi di argille provenienti da fornitori. L'altro vantaggio di avere appunto più fornitori è la seguente. Allora, cerco di farvela un po' breve perché non vorrei dilungarmi troppo. Nelle aziende, quando entra una materia prima in accettazione, cosa succede? Scatta una serie di controlli in accettazione, appunto, perché devono soddisfare certi requisiti. Non è che prendono, gli arriva, ok, perfetto, è arrivato il camion e butta dentro, no, c'è il controllo qualità che va a fare i test. Ragazzi, non vi annoi, è un processo lunghissimo che va fatto per ottenere le certificazioni, anche perché Fiesoli ha la certificazione alimentare su queste piastre. Cosa vuol dire? Vuol dire, questo è importantissimo perché secondo me forse l'unica, ci sarà qualche altro che non vorrei dire stupidaggini, però questa pietra è certificata sicuramente alimentare, mentre le altre ho guardato, sembra di no, andate a cercare anche voi. Quindi i test hanno dimostrato che fino a 1000 gradi questa piastra in terracotta non rilascia nessun componente, nessuna sostanza nociva per l'organismo umano, per il corpo umano. Quindi ragazzi, questa pietra è totalmente sicura. Il signor Fiesoli poteva benissimo non farla questa certificazione, vi spiego un attimo, fermi. L'argilla di per sé è notoriamente un materiale che è adatto al contatto alimentare. Però Fiesoli dice no, io voglio essere innovativo, io voglio andare avanti con l'azienda, io voglio crescere, io voglio dare una sicurezza in più ai miei clienti, io le voglio certificare alimentari. Poteva anche evitarselo probabilmente. Questo è una nota molto importante. L'azienda Fiesoli vanta un'esperienza di circa 15 anni e durante tutto il corso di questi anni hanno capito che la strada da intraprendere è appunto la qualità del prodotto. Hanno fatto anche appunto investimenti sia sui materiali che sulle tecnologie di costruzione. Infatti se noi andiamo a guardare questa pietra, proprio andiamo a vederla, ci accorgiamo che ha dei micropori, proprio ha dei micro bollicine d'aria all'interno. Questa qui è proprio la sua caratteristica. Questa è la sua caratteristica. Inoltre tutto il sistema di produzione di Fiesoli permette una robustezza non da poco, pur avendo uno spessore di 1,5 centimetri. Pur avendo uno spessore di appena 1,3 centimetri, 1,4 centimetri, 1,3 centimetri, 1,4 centimetri. Ragazzi, questa pietra in terracotta è molto resistente, al punto che è arrivata perfetta. Al contrario per carità, l'abbiamo sempre usate, guardate qua, anche adesso si sta cominciando a sbriciolare il biscotto, eccolo. È molto più resistente la pietra
questa pietra in terracotta di Fiesoli. La finitura è molto liscia, però non è proprio molto industriale come avevamo visto nell'altro video in caso del biscotto ventilato. Questo sembra più una ultima passata di rifinitura con un bagno bagnato. La butto lì. Anche dall'altro lato si vedono i segni comunque che è stato appoggiato sopra a qualcosa durante la costruzione, quindi è un prodotto artigianale, non è proprio industriale. Come peso, allora, è 3,2 kg, non me l'ho pesata poco fa, 3,2 kg contro i 5,7 kg del mio biscotto che mi è arrivato senza marchio, non so chi è che lo fornisce. Comunque sì, siamo intorno ai 5,7, 5,5, 6 kg di un biscotto, comunque pesa molto meno. La pietra refrattaria, a confronto, se noi la mettiamo, la pietra refrattaria originale che mi è arrivata con l'F1 P134H, se le mettiamo a confronto è poca la differenza, quindi avremo più spazio nei modelli F1 P134H, quelli a camera bassa. Recupereremo un bel po' di spazio magari per fare qualche altra cosa, perché è tutto spazio recuperato in più rispetto al biscotto. Adesso veniamo alla spiegazione del perché si trova in mezzo. Allora, questa pietra in terracotta ha il vantaggio di riscaldarsi subito, quindi una volta che si riscalda subito non abbiamo bisogno di fare ore su ore di preriscaldamento. Il forno si troverà pronto già a temperatura molto prima. Inoltre la resistenza inferiore si potrebbe anche evitare di accendere. Comunque nel complesso io ho lo strumentino e andremo a vedere quanto andiamo a risparmiare con la pietra Fiesoli rispetto al classico biscotto. Io vorrei anche segnarli per vedere, appunto, per assaggiare la morbidezza dei materiali, però ragazzi non voglio rovinare, la voglio tenere nuova. Questa robustezza permette di poter mettere i vassoi e le teglie, permette di poter mettere le teglie direttamente sopra senza per forza andare a usare il biscotto. Quindi ragazzi, questa si colloca totalmente in mezzo ai due, cioè con questa avete sostituito la refrattaria e il biscotto. Anzi, pesa un botto, togli, metti, togli, si graffia il forno, prima o poi cadrà qualcuno e romperà tutto, e spero che non si faccia neanche male sui piedi che gli cade addosso. Questa secondo me è l'uovo di Colombo, vediamo però con un test pratico se rispecchia alle mie impressioni, appunto, analizzando il materiale. Io prima di comprare le pietre ho telefonato a Andrea Fiesoli per raccontarvi appunto la verità su come sono state realizzate queste pietre, sentire anche i suoi processi di costruzione. Ho cercato di spiegarveli nel modo meno tecnico possibile, anche se questo canale ormai ha preso una piega abbastanza tecnica rispetto agli altri canali YouTube della pizza. È meglio così, perché io ho notato appunto che a voi piacciono i video un po' più tecnici. Io cercherò sempre di riassumere il più possibile, spero di non omettere cose importanti. Alla fine della chiacchierata ha detto: guarda Andrea, ti propongo una cosa, guarda, visto che le tue pietre, da come mi dici, dal processo di produzione che hai, sono veramente ottime, perché già ragazzi costano un po' di più delle altre, attenzione. Sì, non è che ci andiamo a rovinare, perché andiamo a comprare forni da migliaia di euro, per 20 euro diventiamo poveri. Però giustamente uno durante l'acquisto degli accessori va sempre a cercare di risparmiare un pochino, no? Ho chiesto: Andrea, un piccolo sconticino lo possiamo fare per questi ragazzi? Magari ci lasci un codice sconto in modo da fare man bassa di queste pietre, insomma, cercate di accaparrarvele, perché ci saranno pochi pezzi disponibili. Sotto vi lascio il link del sito ufficiale, quindi saranno sicuramente originali, insieme a un piccolo sconto sempre in descrizione da incollare. Quando fate il checkout nel carrello ci sarà l'apposito spazio, inserisci il coupon o codice sconto, adesso non mi ricordo. Ecco, nella pizza precedente avevamo speso 99 centesimi.
costo, 99 centesimi. Abbiamo consumato 3 kW e 3,52. Eccolo qua, costo per kilowatt 30 centesimi, ho impostato io. Abbiamo speso 99 centesimi. Questa è stata l'ultima pizza che avevo fatto prima. Adesso faremo gli stessi parametri, 4 pizze, e imposterò i termostati sempre al solito, uguale, identico, per vedere appunto se il preriscaldamento, l'ho messa a 350, 750 come l'altra volta, e accendiamo. Ecco, mi sono preparato. Allora, la temperatura è la stessa degli altri test, così uniformiamo questi test. Via, accendiamo e facciamo partire. Adesso ci vediamo tra 15 minuti per fare la prova della prima misurazione. Ecco, il timer sta scadendo, il primo. Adesso andiamo a provare. $320 dopo 15 minuti, ragazzi, 320. Ecco, è scaduto l'altro timer, quindi siamo a mezz'ora e il secondo timer da 15 minuti. Andiamo a misurare. 466 gradi, è la peppa! Oh, mostruoso! Raga, qua vado a infornare a questo punto, scusa. È per forza. Andiamo a vedere quanto è in forno. Vieni qua. 4,72. In forno adesso. Ecco qua, la pizza è pronta. Andiamo a guardare sotto. Perfetta, perfetta. Andiamo a misurare quanto ha perso. 389 gradi. Ecco, andiamo a misurare. Io sono già pronto. 4,50, un altro po'. 6 minuti e 40. Andiamo a provare. 4,60, va bene, in forno così, perché ho visto che comunque dà una bella botta. Ecco qua, la pizza è venuta anche discretamente maculata. Vabbè, sotto. Cottura buona. Ecco, adesso io procedo con le altre due pizze come ho sempre fatto. Sì, l'impasto è sempre lo stesso e tutto. Io adesso voi giustamente avete notato che ho infornato con la temperatura del biscotto leggermente inferiore rispetto ai 4,95 del biscotto standard, se vi ricordate. Ho preferito fare così per evitare che si surriscaldasse troppo, perché avevo già un sentore che comunque aveva un plus in più, questa pietra, che riuscisse infatti la cottura è venuta bene, però particolari differenze di cottura non ce n'è, è venuta praticamente uguale alle altre, insomma, non è stesso tempo e tutto. Adesso dai, continuiamo.
La pietra è tornata bianca, tornata insomma pulita, si è disintegrato tutto il bruciacchiato, abbiamo consumato, ecco qua, siamo arrivati a 5 kW e 2, vabbè adesso sale perché c'è ancora la ventola dell'F1 attaccato. Se andiamo a vedere quanto abbiamo speso, quindi in totale era 99 se vi ricordate, adesso siamo 1,55, salirà qualcosa di poco, comunque abbiamo risparmiato quasi il 50% e le pizze sono venute bene. Cioè, io veramente sono molto soddisfatto di questo. Ecco, allora siamo arrivati alla conclusione. Col biscotto ventilato avevamo consumato 3 kW 352 watt, che equivaleva a 99 centesimi. Con la pietra Fiesoli, tra il riscaldamento, il preriscaldamento che ci sono voluti meno minuti, tra la pirolisi è durata meno perché era già pulita quando la tengo accesa a fare. Invece sul biscotto, anche voi potete confermare, ci vuole più tempo perché si disintegri tutto, forse perché assorbe, non lo so. Questo bisogna indagare. Probabilmente perché assorbe di più e allora ha bisogno di più calore, più tempo per poter disintegrare appunto i condimenti che sono caduti o la farina bruciacchiata. Col Fiesole abbiamo speso 56 centesimi. 56, che sarebbero esattamente il 45% in meno per fare 4 pizze. Ragazzi, io sono rimasto veramente colpito da questa performance. Io guardavo gli altri video degli altri youtuber. Sì, sembrava un po' una diceria, una trovata commerciale, però lo strumento non mente. Cioè, ricordatevi che il pregio è anche che togliete via il biscotto, mettete questa pietra in terracotta, la potete usare anche come pietra refrattaria. Cioè, io ho fatto anche focaccia, è venuta bene. L'avevo fatta precedentemente, stessa ricetta e tutto, non ho trovato differenze. Il pregio è appunto che non si graffia come il biscotto e alla lunga, a forza di strofinare le teglie, potrebbe anche rovinarsi. Ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Dai!